Poi c'è qua Event, nel caso in cui dovessimo modificare un file MIDI, gli eventi MIDI, quindi tutto quello che è le note, il cambio di programma, il bending, il controllers, la pressione del canale, insomma tutte queste cose qua sono tutte messe qui esattamente come appunto nel Logic Pro 9. Marker, poi tempo, variazioni di tempo. Questo sostanzialmente sono cose che già c'erano nel Logic Pro 9, forse sono cambiate come posizione, perché credo che tempo e signature era possibile trovarle all'interno di uno di questi menu a tendina addirittura. Quindi il problema Logic Pro 9 era forse un po' meno intuitivo. Adesso abbiamo tutto qui, quindi cambiamo tutto, mettiamo aggiungiamo o togliamo quello che non ci interessa, insomma, ecco. Ok, detto questo, andiamo sulle note. Anche questo era presente in Logic Pro 9. Project. Mi devo ricordare di comprare il pane, no scherzo, mi devo ricordare, cioè in teoria può essere anche aggiunta questa cosa. Se stiamo lavorando e ci viene detto di comprare il pane, magari ce lo scordiamo, non abbiamo il telefono a disposizione, lo possiamo scrivere qui, però io ci scriverei roba che riguarda appunto il progetto, non lo so, aggiungere i 60 Hz sulla cassa, aggiungere più 2 dB sui 60 Hz, per esempio. Questo per quanto riguarda il progetto intero. Quindi se cambiamo la traccia, lui praticamente non sparisce da qua, a meno che non chiudiamo proprio la finestra. Questo per quanto riguarda tutto il progetto. Invece se io prendo la stessa frase, me la copio e la metto su track, questo sarà scritto solo sulla traccia. Infatti se io rimango su track e poi modifico la traccia, ecco che scompare, perché è solo per la cassa. Invece project, posso cambiare la dicitura per esempio, non lo so, aggiungere non lo so, compressore sui tom. Un esempio, questo ce l'ho presente sempre. Invece per quanto riguarda la traccia mi devo ricordare che sulla cassa devo aggiungere 2 dB sui 60 Hz e poi sulle altre posso mettere aggiungere sempre 2 dB sui 180 200 Hz sul rullante per esempio, no? Anche dei bei 4000 ci sarebbero bene, per mio gusto, però vabbè, non stiamo parlando di questo. Facciamo done. Quindi sulla cassa devo aggiungere più 2 dB sui 60 e qua, scusate, più 2 dB sui 180-200 Hz, e man mano possiamo segnarci quello che ci interessa qui, nel caso soprattutto quando seguiamo dei corsi per esempio. Questo è perfetto per questo discorso qua. Possiamo aumentare, diminuire la grandezza del font e anche il font. Per esempio questo Helvetica non mi piace, io utilizzo spesso il Lucida, magari un bel grassetto, ecco, è molto più bello, più piccolo, però fa la sua figura. Ma non è una lezione di grafica, insomma, però tutto sommato
ci dà, ci confonde di meno rispetto a questo. Ok, però la funzionalità è ottima e ripeto, Logic si è contraddistinto anche per questo. Devo dire che anche Nuendo e Cubase hanno questa cosa, però ce l'hanno molto più piccola e in questa zona dello schermo più o meno. Non modificabile in questo modo, insomma, sempre più abbastanza limitato, anzi credo che sia solo per la traccia, quindi è solo così. In base alla traccia dove andiamo modifica il tipo di scritta, non rimane project e dovunque vado rimane lo stesso, non fa questo. Poi altra interessante cosa sono gli Apple Loops. Ho dedicato una puntata a questo quando ancora non c'era il commento audio. Ho appunto dedicato una puntata agli Apple Loops, più che altro come si importavano. Ecco, ho parlato di questo, di come si importavano gli Apple Loops. Però appunto ne ho parlato nell'ambito di Logic Pro 9. È la stessa identica cosa, basta che io trascino il file. Scusate, sono saltato in aria perché non mi aspettavo che suonasse subito. Basta comunque basta trascinare praticamente il file qui e mi creerà una traccia apposita, esattamente come nel 9, nel Logic Pro 9. Ecco qua, mi ha creato il loop. Mettiamo che vogliamo registrarci sopra qualcosa per divertimento, improvvisare qualcosina, soprattutto di tromba a questo punto, o qualche strumento a fiato, non so, un Rhodes, qualunque cosa, potremmo farlo tranquillamente, registrando la nostra traccia o anche solo ascoltandola, così, con il nostro tasto I, Input Monitoring. E poi abilitando le tracce alla registrazione, ecco qua per esempio ho abilitato l'hi-hat. Sostanzialmente l'hi-hat corrisponde al microfono dove sto parlando in questo momento, un Soundtronics STC10. E quindi in questo caso ho aggiunto appunto l'Apple Loop. Tornando indietro, stessa cosa possiamo fare col MIDI o comunque sui campioni MIDI. È la stessa cosa praticamente, se io lo prendo, lo importo, mi crea uno strumento, un software instrument però in questo caso. Ricordiamoci sempre blu audio, verde MIDI software instrument. E poi qua abbiamo i file, diciamo, che fanno parte del progetto. In questo caso io lo cancello perché non mi serve. Quindi è come se fosse il bin o la finestra pool dei programmi Steinberg. Quindi nel caso di nel caso di Nuendo o Cubase. Media Projects, qui ho fatto, ci sono dei progetti, diciamo, che ho creato di Logic, quindi vi do tutta la possibilità. GarageBand stessa cosa, qua mi posso aprire i miei progetti di GarageBand. In questo caso sono quelli di GarageBand. Un attimo che vedo la versione, perché ora qua c'è un problema di versioni. Ho saputo che alcune versioni non si possono aprire, cioè alcuni file di GarageBand non si possono aprire se sono fatti con una versione più vecchia qui su Logic Pro 10. Ecco, questa è la versione 6.0.5, quindi la versione ancora funzionante su Snow Leopard sostanzialmente.